finito Belcanto e finalmente ne possiamo parlare. In realtà volevo già fare un video appena ho visto il primo episodio, però poi appunto ho detto aspettiamo di vederla tutta così almeno facciamo una cosa che abbia insomma un senso logico, ecco. Quella di oggi vorrei che fosse la prima puntata di una specie di rubrica dedicata alle recensioni operistiche, quindi dove andiamo a vedere serie, film in cui viene trattato appunto il mondo dell'opera e andiamo a vedere insieme insomma sia che lavoro hanno fatto, quanto è plausibile quello che hanno fatto vedere, sia anche appunto prendiamo come spunto di riflessione quello che ci viene mostrato per appunto fare un po' i nerd sull'opera, ecco. Prima di cominciare vediamo un attimo chi sono gli ideatori e appunto chi è il regista, insomma ci facciamo un po' un'idea di chi sono queste persone. Allora, in primis vediamo tra gli ideatori Federico Fava, Mariano Di Nardo e Antonio Manca, invece il regista è Carmine Elia. Allora, devo dire, tutti quanti quando ho visto hanno una carriera piuttosto strutturata, sono delle persone di spicco per quanto riguarda i progetti della RAI, soltanto che ecco, nessuno di loro a quanto ho visto ha fatto studi musicali e secondo me questa cosa si è vista molto perché allora in primis per degli scivoloni che hanno fatto che vabbè, ecco, però diciamo dopo li vediamo tutti, oppure anche perché secondo me alla fine il canto non era così centrale, cioè sì, c'era il canto, la competizione fra le sorelle, però ecco sicuramente non l'ho vista troppo centrale, ecco, cioè si poteva volendo trovare anche un altro espediente e la trama funzionava lo stesso senza per forza metterci il bel canto. Un'ultima cosa prima di entrare nel vivo della nostra puntata sono le voci. Allora, i cantanti che hanno doppiato gli attori. Allora, sugli attori non stiamo qui troppo a dilungarci, nel senso che la recitazione era abbastanza tremenda, diciamoci la verità. Per quanto riguarda il canto, intendo, sì, ma giustamente, cioè, appunto, non posso fargliene una colpa, nel senso che costruirsi una tecnica vocale in 5 mesi è assolutamente impossibile. Poi, considerando che appunto sono persone che non hanno mai fatto canto, quindi magari tutta questa idea dello spazio, di fare anche un po' diciamo delle smorfie, gli può sembrare strano e quindi c'è comunque sempre l'imbarazzo e anche un po' la paura di dire che cosa sto facendo, quindi posso capirli. Devo dire, ecco, una nota di merito da Andrea Bosca, che fra tutti i cantanti, diciamo, gli attori che hanno fatto, che hanno appunto interpretato il personaggio di un cantante, devo dire che mi è sembrato il più convinto. Ecco, devo dire che fra tutti quanti lui mi sembrava comunque quello, insomma, più attento, che ci ha creduto un po' di più, ecco. Quindi su questo una nota di merito, ecco, non posso dirgli niente. Parlando invece delle voci proprio propriamente dette, allora qui si apre un po' un capitolo e sarei anzi sono veramente curiosa di sapere anche voi che cosa ne pensate. Nel senso abbiamo per quanto riguarda Maria Naomi Rivecchio, è una vocalist della Rai, insomma in realtà si è laureata anche in canto lirico, visto, è arrivata anche seconda X Factor qualche anno fa e adesso appunto visto che ha anche ha dato la voce per Jasmine per i film della Disney, insomma è una ragazza che comunque ha un certo curriculum e questo sicuramente le fa onore. Per quanto riguarda il suo doppiaggio per Maria, allora credo sia stata una scelta registica farla cantare con una voce stanca, proprio un po' spoggiata, non ben coperta, perché Maria ha questa cosa delle corde rovinate. Quindi devo dire che appunto ad ascoltarla non era molto piacevole, diciamo, però se l'idea era appunto era quella di giustificare il fatto che Maria appunto avesse le corde rovinate, devo dire che ha fatto un buon lavoro perché appunto ci stava, si sentiva un po' questo suono non proprio pulito. Per quanto riguarda invece le altre due cantanti che vanno a doppiare le sorelle, che sono appunto Carmen Bocale e Valentina Gargano, Carmen Bocale per Antonia e Valentina Gargano per invece Carolina. Sulla scelta di questi due cantanti avrei qualcosa da ridire, ma spero di averne capito il senso, ecco, ma intanto comunque anche voi fatemi sapere se avete delle idee diverse dalle mie. Perché allora, per quanto riguarda Carmen Bocale, è una ragazza di 24 anni, una soprano, con un timbro in realtà piuttosto caldo, devo dire che mi è piaciuta, insomma, come timbro appunto, a me piacciono le voci calde, quindi ecco, devo dire che aveva un timbro in realtà abbastanza caldo. Doppiando Antonia si sente che è una voce giovane con delle imperfezioni, insomma, ci sta. In realtà, secondo me hanno fatto un'ottima scelta prendendo una ragazza che non è ancora perfettamente formata, perché Antonia è una ragazza giovane e ok che può essere pronta al debutto, però comunque rende molto la sua età e quindi, anzi forse credo pure che Carmen sia anche un po' più grande del personaggio di Antonia, però comunque l'idea è una voce giovane che deve ancora crescere e ci sta.
Però devo dire che una cosa che mi ha convinta poco è stato il fatto di farla cantare, cioè penso sia stata una scelta registica, perché dai video che ho visto su YouTube non mi sembra che abbia questo tipo di problema, però ecco, nella serie si sente proprio che in alcuni punti è spoggiata, non copre le vocali, cioè è molto aperta. Credo che l'idea sia una scelta registica, anche se non ne capisco il motivo, sinceramente, perché proprio dà quasi l'idea di pop e manca proprio il colore. E lei, considerando che a quanto ho sentito ha un colore bello caldo, ecco, cioè è un po' un peccato, si perde proprio il colore della sua voce, ecco. Quindi credo sia stata una scelta voluta, perché visto che lei non canta così, però non ne capisco molto bene il motivo perché farla schiarire così tanto e spoggiarla un po' così. Per quanto riguarda Valentina Gargano, riguardo alla scelta fatta con questa cantante, non mi trovo molto in accordo, nel senso che, cioè, Valentina Gargano in realtà canta bene, non si può dire niente, insomma, ha una bella voce, una buona tecnica, insomma, non penso si possa dire nulla, però, ecco, scegliere una ragazza di 29 anni per Carolina, che comunque è ancora più giovane di Antonia, almeno per me non riuscivo mai veramente a immedesimarmi nelle scene in cui lei cantava, perché comunque la voce che andavo ad ascoltare era molto più matura rispetto alla persona che stavo guardando. E l'idea che mi sono fatta io è che loro volessero fare, cioè appunto la regia, insomma, volesse fare diciamo una specie di enfant prodige, quindi un'idea di appunto bambina prodigio che ha una voce bellissima, eccetera. Però comunque non mi sono trovata molto d'accordo perché, ok, magari l'idea di enfant prodige, però proprio si sente che la maturità vocale, cioè, è di una donna, quindi ecco, si crea un po' questa scissione. Posso forse capire appunto perché l'hanno scelta, però non mi trovo completamente in accordo. Piuttosto magari avrei preso comunque una ragazza più giovane proprio per rendere il timbro giovane, insomma, una voce giovane, va bene, ci saranno tutte le imperfezioni del caso, però dall'altra parte è anche quello il bello, insomma, cioè rendeva molto, era più reale forse, ecco, su questo, non so, fatemi sapere anche voi qui sotto che cosa ne pensate. Infine, guardando la parte maschile, sui maschi in realtà devo dire che non ho particolari osservazioni, il controtenore Ugo Perino è stato molto bravo, mi è piaciuto, e poi vabbè, i controtenori a me piacciono molto, quindi anzi direi che forse è più un sopranista Perina, però ecco, mi piacciono molto, quindi che ne abbiano portato una rappresentanza, punti a favore, quindi per me, insomma, mi ha fatto piacere, ecco, che ne abbiano parlato. Invece per il tenore, Jesus Naive, devo dire che, insomma, ha fatto un buon lavoro, insomma, non mi sembra di poter dire alcunché, ecco, nel senso, ha cantato bene, ecco, a parte appunto naturalmente quando l'hanno messo a fare la parte di Don Giovanni, lì si sentiva che era un po' affaticato, ma non è la sua tessitura, quindi non si può dire niente. Quindi insomma, nel complesso devo dire che la parte delle voci maschili mi è piaciuta, la parte delle voci femminili con qualche riserva, ecco, cioè credo abbiano voluto darci un senso, ma non so, non sono pienamente d'accordo con tutte le scelte, ecco. Entriamo nel vivo adesso della nostra serie. Allora, devo dire, già primo episodio, prima scena, avrei già qualcosa da dire. Diciamo che questa poi è un'osservazione che riguarda un po' in generale tutta la serie, perché ecco, all'inizio abbiamo questa scena in cui ci sono i signori e le signore che stanno facendo la fila per entrare per fare l'audizione per la Regina della Notte. Ora, la Regina della Notte, credo tutti sappiano che è una donna che canta la Regina della Notte. Quindi mettere dei signori in fila e anzi dire ai signori entrate, poi chiedere alle signore ma voi cosa ci fate qui? Dovete fare le prove anche voi, dovete fare le audizioni anche voi? Cioè, e quindi quasi dire ma perché siete qui, cosa ci state facendo? Ecco, questo già cioè, mi ha fatto un po' sorridere, ecco, nel senso che la Regina della Notte è un'aria femminile, quindi mettere dei signori in fila è assolutamente senza senso. Posso capire che magari loro volessero far capire che le audizioni erano per il flauto magico e quindi giustificare la presenza dei signori perché ci sono anche i ruoli maschili nel flauto magico e magari non tutti conoscono l'opera Il flauto magico. Si va un po' a girare sul mainstream, a stare su un po' la conoscenza di base di tutti quanti e quindi si perde l'occasione invece di raccontare qualcosa di nuovo, di arricchire il pubblico che una volta finita la serie, finito l'episodio, diciamo va a letto con qualche conoscenza in più o almeno con qualche curiosità che potrebbe poi andare ad approfondire. Invece si sta moltissimo su quello che sanno già tutti. E quindi alla fine non c'è, sia appunto non si va, come dire, a svecchiare questa idea di stantio, come diceva Carmine Elia, no? Questa idea di stantio dell'opera, e,
e dall'altra parte appunto non c'è arricchimento dal punto di vista appunto dello spettatore. E questa è un po', secondo me, la grande occasione mancata di questa serie. Proseguendo nell'episodio numero 1 ci sono altre due cose da notare. La prima è quando Maria va a fare l'audizione e ci va con lo spartito. Allora, nella vita vera non si può andare a fare un'audizione su parte con lo spartito, nel senso che neanche ti fanno cominciare, perché proprio si presume, anzi si pretende che appunto andando a fare un'audizione su parte tu sappia già l'intero ruolo a memoria. Quindi sicuramente il massimo che si può fare è portare lo spartito per il pianista. Riguardo sempre all'audizione c'è anche un'altra cosa, la scelta dell'aria per la seconda prova. Ora, se uno va a fare un tipo di audizione del genere, sicuramente l'audizione l'ha già preparata prima, è già pronta da mo'. Quindi ecco, decidere in pochi giorni che aria portare è assolutamente inverosimile, cioè nel senso sarà già pronto tutto. Poi se si fa un'audizione come in questo caso, almeno come in questo caso sembra essere, su parte, si porta l'aria, magari anche in questo caso l'aria principale, alla prima audizione e il resto del ruolo nell'altra audizione o nelle altre audizioni, quindi le scene d'assieme, i recitativi. Poi diciamo chi di dovere prenderà un po' tutti i cantanti che si sono candidati, creerà come dei cast provvisori, vedrà quali voci stanno meglio con quali voci e una volta trovata la combinazione migliore si decide appunto di tenere queste persone e con queste qui appunto si farà la produzione. Un'altra cosa riguardo la scelta dell'aria, appunto che prima porta Regina della Notte e poi Castadiva, quindi Norma, c'è un'altra cosa appunto che da addetta ai lavori un po' mi è dispiaciuta, nel senso entrambe le sorelle sono soprano e va benissimo, insomma è un po' la voce, come dire, la più famosa, la più conosciuta, soprano tenore, infatti ci sono solo soprani tenori, però ecco, devo dire che mi è dispiaciuto un po' che va bene, se non vogliamo trattare magari che ci sono i contralti, i mezzosoprani, i baritoni bassi, eccetera, almeno avrei trovato appunto come una possibilità di arricchimento per le persone, per chi stava guardando, il fatto di poter raccontare anche che non è che un soprano vale l'altro, non è che una voce è uguale all'altra. Per esempio, una voce che canta Regina della Notte, quindi Der Rache, non canterà quasi sicuramente Castadiva. Servono due soprani diversi. Uno, appunto, per quanto riguarda la Regina della Notte, c'è una grandissima facilità negli acuti, una voce chiara, stillente, molto proprio con una grande, appunto, facilità a salire. Invece per Norma è un soprano più caldo, più scuro, magari neanche ce li ha tutti quegli acuti, cioè gli acuti della Regina della Notte, oppure anche sì, però ecco, è veramente un timbro molto più caldo, più scuro, cioè è un po' più cicciotto, ecco, nel senso, ma in questo caso è funzionale appunto anche al personaggio e alla tessitura. Nel secondo episodio invece, allora nel secondo episodio troviamo Giacomo Lotti che canta. Allora, devo dire, no, ho detto Andrea Bosca, secondo me tra tutti quanti è quello che ha fatto, diciamo, è stato il più convincente per quanto riguarda la tecnica vocale, però ecco, quello su cui mi volevo soffermare in realtà era una cosa abbastanza un po' simpatica, ecco, anche lì si vede che non hanno mai avuto un maestro, appunto, chi ha pensato a questa serie, o non hanno mai dovuto, appunto, cercarsi un pianista. Perché? Perché, appunto, quando arriva Maria a casa di Giacomo Lotti, no, Giacomo stava cantando, a un certo punto si gira, vede Maria e basta, cioè ha tutta la sua attenzione, smette completamente, cioè, di considerare il povero che stava suonando il pianoforte. Ora, ci sono due possibilità su chi fosse quella persona. Allora, poteva essere il suo maestro, proprio il suo maestro, con cui stava appunto magari studiando, ripassando un ruolo, quindi, cioè, quello era il maestro. Ora, per chi è del mestiere si sa che il maestro è tipo, cioè il maestro è su un altro livello, il maestro è il tuo mentore, c'è un legame molto stretto con il proprio maestro. Quindi, ok, può arrivare diciamo anche l'amore della tua vita, vabbè, soprattutto delle riserve del caso sappiamo la trama, però comunque diciamo Giacomo era molto felice che Maria fosse lì, però ecco, può arrivare anche veramente l'amore della tua vita, però se c'è il tuo maestro lì, cioè bisogna quantomeno chiedergli scusa se si può interrompere la lezione, dirgli appunto maestro mi dispiace, scusi, le dispiace se mi prendo un momento, se riprendiamo più tardi, cioè, ma proprio dirgli può andare maestro, quello, cioè, prende una legnata e te la dà in testa, perché il maestro lo può fare,
è una mancanza di rispetto immensa e ogni bravo allievo non lo farebbe mai. Forse se avesse preso una verga e l'avesse bastonato sarebbe stata credibile, ecco. La seconda possibilità, riguardo appunto chi poteva essere quella persona al pianoforte, poteva essere il pianista ripetitore. Allora, si sa che per i cantanti trovare un buon pianista è la cosa più difficile del mondo e ancora più difficile è tenerselo stretto. Quindi quel pianista probabilmente era un bravissimo pianista se stava ripassando, diciamo, col più grande tenore d'Europa. Quindi, appunto, può arrivare anche l'amore della tua vita, però se hai il pianista ripetitore, tu come cantante, cioè la prima cosa che fai è magari dirgli mi scusi maestro, le dispiace se facciamo un momento di pausa, possiamo riprendere tra un momento, cioè gli si cerca insomma comunque intanto lo si ringrazia e dopo appunto si cerca di capire, insomma di chiedergli un po' di venie in quel momento se magari ci si voleva assentare un minuto. Però ecco, sicuramente bisogna sempre prima ringraziare tantissimo, ecco, mostrarsi profondamente grati per il lavoro, perché l'ultima cosa che un cantante vuole è avere un bravo pianista arrabbiato che non vuole più lavorare con lui. E sì, magari sembrano veramente delle inezie, ma davvero sono quelle che fanno la differenza, sono i problemi standard di ogni singolo cantante. Ah, abbiamo dimenticato in realtà, mi ho persa nel mentre che parlavo di Giacomo Lotti, un'altra cosa importante, sempre del primo episodio, ovvero Saverio e il suo problema appunto per quanto riguarda la castrazione. Allora, c'è da dire che la questione della castrazione, sì, i castrati esistevano, erano una cosa in realtà abbastanza normale, a parte, cioè, bisogna dire in realtà che verso appunto la fine dell'Ottocento si cominciava già a vederla come una cosa immorale. La castrazione infatti poi è una tecnica che scomparirà nel giro di non troppo tempo, però ecco, nei secoli precedenti erano delle vere e proprie star, cioè al pari di Hollywood per capirsi, strapagati, super amati, tutti li volevano sentire, era veramente un fenomeno di massa, ecco. Però l'operazione per essere castrati avveniva in realtà tra i 6 e i 12 anni al massimo, per cui diciamo proprio che Saverio è completamente fuori età, quindi diciamo che non ci sarebbe neanche il pericolo che venisse castrato, perché ormai la pubertà l'ha passata da mo'. Infatti l'idea della castrazione era quella di preservare la voce del bambino, la voce appunto bianca dei bambini, e in questo modo appunto avevi un corpo di un uomo con la voce invece chiara di un bambino. E appunto si parla poi dello stato della Chiesa perché è una pratica che si è diffusa moltissimo appunto per quanto riguarda nelle chiese, perché le donne non ci potevano cantare. Ora, in realtà una piccola curiosità è il fatto che non è che, diciamo, prima dell'avvento dei castrati c'erano soltanto le voci profonde degli uomini e basta, in realtà prima ancora c'erano i falsettisti, quindi uomini integri che cantavano in falsetto appunto per andare a riprendere le voci, diciamo, le sonorità di una voce femminile, le altezze, diciamo, della voce femminile, ecco. Quindi c'erano prima i falsettisti, poi la tecnica della castrazione è stata importata, se non mi ricordo male era tipo intorno al fine del 1400-1500, è stata importata e quindi appunto si è diffusa moltissimo perché aveva comunque un suono apparentemente strepitoso. In ogni caso, ecco appunto, la questione di Saverio, diciamo, tutto il dramma non si pone perché non sarebbe stato possibile appunto fargli alcunché, visto che la pubertà ormai l'ha passata da parecchio, quindi non c'era il problema, ecco, almeno in questo possiamo stare tranquilli, Saverio può tirare un respiro di sollievo. Episodio numero 3. Allora, nell'episodio numero 3 non è che capiti chissà che cosa per quanto riguarda il canto, soltanto una nota per quanto riguarda il duetto. La ci darem la mano. Allora, la ci darem la mano è, cioè, allora, ho capito perché l'hanno scelto, è stata in realtà una scelta anche azzeccata, nel senso appunto Maria che è una cameriera in questo momento, Giacomo Lotti che è l'uomo ricco e importante, quindi Zerlina, la contadinella, la poverina e Don Giovanni, il nobiluomo, quello ricco che la corteggia, insomma hanno ricreato la situazione appunto di Don Giovanni e Zerlina. Ora, qual è il problema? Il problema è che appunto Giacomo Lotti è un tenore, mentre Don Giovanni è un baritono. Uno dice: "Ma cosa ce ne importa alla fin fine, no, qual è il senso di questa cosa?" A parte il fatto che appunto, cioè Mozart ha scritto la parte per baritono, quindi nel senso farla cantare a un tenore, in realtà si sente proprio che è fuori dalla sua tessitura, è troppo bassa per un tenore, non riesce a brillare bene, non si sente proprio che
la sua voce non è al top, ecco, perché proprio non è nella sua tessitura giusta, quindi già a parte questo, però quello che in realtà c'è da dire è che c'è un motivo per cui Mozart sceglie un baritono piuttosto che un tenore. Il tenore nell'opera ha questa figura eroica, questo di solito è un giovane uomo puro di ideali, che appunto ha in mente un po' l'amore platonico, comunque appunto queste scene di eroismo, è appunto un sognatore, il classico emblema dell'eroe, ecco. Quindi capite bene che fare un seduttore, un uomo che sta puntando al sodo della questione, farlo tenore, cioè non funziona, non funziona moltissimo, ecco. Mentre un baritono ha un timbro di voce molto più scuro, molto più, cioè, carnale in un certo senso, cioè proprio ha un timbro caldo e quindi la sensualità trapela molto di più. Quindi ecco, cioè, scegliere un tenore piuttosto, cioè scegliere un baritono piuttosto che un tenore ha proprio un significato proprio anche di intenzione. Magari i personaggi nell'opera non sanno leggere Don Giovanni, non sanno che lui in realtà è un donnaiolo e ci sta appunto provando con tutte, ma noi che ascoltiamo, quando sentiamo il baritono con questa voce calda e vellutata, ci siamo già arrivati, sappiamo già, ecco, quello che il personaggio che è Don Giovanni. Quindi ecco, c'è un motivo per cui Mozart ha messo un baritono e ecco, farlo cantare a un tenore va bene l'idea di appunto mettere riportare questa scena di Zerlina e Don Giovanni nella serie, quindi Maria e Giacomo Lotti, però comunque non lo so, avrei cercato qualche altra cosa, qualche altro parallelismo, non lo so, veramente qualsiasi altra cosa andava bene, pur di far rispettare almeno tenore e soprano, perché comunque poi si sente anche il tenore che deve cantare, perché l'hanno fatta nella tonalità giusta, il tenore è un po' affaticato, insomma è un po' appesantito, giustamente da baritono la tessitura. E un'altra cosina da dire, c'è da dire è che Maria canta tutto il duetto così, con la testa girata completamente verso Giacomo. Ora, ci sta, perché in un certo senso stavano comunicando, si stavano parlando attraverso questo duetto, però se vogliamo proprio essere pignoli, 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 insomma, cantare col collo completamente girato non si può fare, non è possibile cantare col collo così girato, perché proprio cioè, si crea una tensione qui a livello delle corde che ti impedisce proprio di cantare. Si cerca sempre di essere molto rilassati, di non creare tensione, quindi l'ultima cosa sicuramente che un cantante farebbe è cantare completamente girato, piuttosto di tre quarti, cioè giri il busto in modo tale da riuscire a guardare un po' Giacomo Lotti e un po' stare diciamo, a favore del pubblico. Siamo in chiusura, ci sono altre due cose da dire. La prima riguarda Cenerentola, la seconda riguarda il Nabucco. Allora, mamma mia, allora, Cenerentola è un ruolo che a me sta molto a cuore, anche perché appunto lo sto studiando, quindi cioè, me lo sento proprio, mi tocca nel profondo questa cosa. E c'è da dire ecco che Cenerentola è un ruolo che è stato scritto da Rossini per contralto. Poi in realtà per la maggior parte delle volte la cantano in mezzosoprani, tipo me, perché il contralto in realtà è una voce particolarmente rara e di straordinaria bellezza secondo me, per cui ecco, per rappresentarla il più delle volte si sceglie un mezzosoprano proprio per la carenza di contralti. Però ecco, comunque è pensata per una voce calda, scura, profonda. Anche qui, farla cantare ad un soprano, che già ci hanno rubato Rosina, a volte Rosina del Barbiere di Siviglia è per mezzo soprano e a volte i soprani se ne appropriano in modo indebito, questa cosa non va bene. No, comunque appunto la Cenerentola in particolare è per contralto o al massimo appunto la canta di mezzosoprani. Quindi farla cantare ad un soprano, a parte il fatto che si sente anche in questo caso che è una voce, cioè la voce delle cantanti che hanno dovuto cantare la parte di Cenerentola, che l'hanno presa in tonalità originale, è comunque un po' affaticata perché va giù, giustamente, insomma, Cenerentola va anche giù, quindi è troppo profonda in alcuni punti, la voce non brilla perché non è fatta per quella tessitura, non è esattamente adatta alla voce di un soprano, ecco. Quindi anche lì la possibilità di arricchire, di raccontare che ci sono altri tipi di voci, che non è che un cantante vale l'altro e che tutti possono fare tutto, insomma, dicevamo sempre, torna a questo discorso di poter arricchire
lo spettatore raccontando qualcosa di più, facendo un po', in questo caso un po' i nerd. E poi un altro piccolo appunto, che in realtà non è un piccolo appunto, ma è una cosa abbastanza colossale, e le agilità. Allora, Rossini è l'incubo e l'amore di tantissime persone, proprio per le agilità. Le agilità sono, per chi non lo sapesse, sono appunto le note messe molto vicine che si fanno appunto a grandissima velocità cantate e tara 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 tara. Insomma, se pensate tipo al Barbiere di Siviglia, cioè qualsiasi aria vi possa venire in mente, ha le agilità. E l'aria che decidono di portare di Cenerentola è appunto Nacque alla fanna il pianto. Ora, Nacque alla fanna il pianto è tipo l'aria delle agilità, cioè ne ha una miriade ed è quella la difficoltà e la bellezza di quell'aria. Quindi se decidono di portare appunto Nacque alla fanna il pianto, che anche qui capisco il valore simbolico di Cenerentola, quindi la ragazza che prima, le ragazze, ma in particolare credo sia Carolina, che era appunto la più bistrattata, adesso invece appunto ha fatto una grandissima ascesa sociale, ecco, ci sta il valore simbolico di Cenerentola, ma anche in questo caso potevano utilizzare qualcos'altro. Si vede palesemente che non può funzionare perché appunto l'opera è pensata per contralto, i soprani sono in sofferenza, si sente, e seconda cosa, i soprani che hanno preso non sono soprani d'agilità, non fanno le agilità, e per un'aria poi appunto come Nacque la fanno il pianto, le agilità proprio sono alla base. Quindi ecco, piuttosto avrei scelto un'altra aria, qualcos'altro che magari potesse appunto mettere in evidenza i legati, per esempio, di queste due soprano, piuttosto che costringerle a cantare un'aria e a togliere completamente tutte le agilità, e quindi mi è preso un mezzo infarto. Concludendo, l'ultima cosa che mi sento di dire riguarda il Nabucco di Verdi. Allora, il Nabucco, premettendo che è la mia opera preferita, cioè proprio per me il Nabucco è imbattibile, per quanto magari appunto non sia l'opera più divertente del mondo, ma per me è proprio è la mia opera preferita. Io proprio innamorata persa del Nabucco. Quindi, cioè, in questo caso mi si tocca proprio nel vivo. E ecco, c'è da dire un paio di cose su quest'opera. La prima è intanto tutta la scena in cui le due soprano, le due sorelle si scannano per cantare nel Nabucco, quando in realtà proprio nella serie si vede palesemente che fanno le audizioni per due ruoli diversi. Nel senso, Antonia fa l'audizione per il ruolo di Abigail, mentre Carolina fa l'audizione per il ruolo di Fenena, che effettivamente sono le due donne del Nabucco. Infine, proprio come ultima cosa, allora c'è la questione del va pensiero. Allora, devo dire, se in tutto questo magari posso anche dire ok, dai, tutto sommato, un'occasione un po' sprecata ci può stare, insomma, diciamo, passiamoci anche un po' sopra, oppure ridiamoci un po' su, ecco, per quanto riguarda il va pensiero, devo dire che questa forse è l'unica cosa che proprio non mi va tanto giù, cioè non sono veramente d'accordo. Il Va Pensiero è un pezzo corale e all'epoca di Verdi, in particolare appunto nel 48, aveva un grandissimo valore politico, sociale, di grande speranza per il futuro. Questo popolo oppresso era esattamente lo specchio della situazione che il popolo italiano si trovava a vivere in quel periodo. Quello che ha portato al successo il Nabucco è stato proprio questo coro, la situazione politica appunto descritta all'interno dell'opera, ma l'idea di questo coro che piange, questo coro che spera, questo popolo che spera, questo appunto sentimento di intanto unità, di desiderio di poter rinascere un giorno, di essere liberi. E quindi, ecco, cioè, ha un grandissimo valore simbolico il Va Pensiero, perché deve essere cantato da appunto un coro, un popolo, è un popolo che canta. Assegnare questa parte a una solista fa perdere completamente tutto il significato del coro del Nabucco, cioè non è più un popolo che spera, non è più un popolo che grida aiuto, ma è un personaggio, è una persona, è una solista e perde completamente quel sentimento di comunità che in realtà il Nabucco aveva generato all'epoca e che in realtà genera anche adesso. Quindi ecco, nel va pensiero magari ci stava a far comparire Carolina, ma non l'avrei mai fatta risaltare. Cioè, il punto è il coro, è l'insieme. Lo so, lei è la protagonista, eccetera, però il Nabucco, il va pensiero è proprio un po' il canto del popolo italiano. Ecco, questo devo dire che secondo me è l'unica cosa che proprio non mi riesco a far andare giù, perché ha fatto proprio perdere completamente di significato. Quindi
su questa bastonate sulle mani. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate, io spero vi sia piaciuta, scrivetemi qui sotto in un commento se avete magari notato qualcos'altro, se avete magari delle vostre interpretazioni, sarò veramente super curiosa di leggere tutti i vostri commenti. Se vi piace invece questo tipo di video non dimenticatevi di lasciarmi un mi piace, di iscrivervi al canale e se avete magari qualche idea su qualche film o serie che potete censire appunto che riguarda l'opera, scrivetemelo sempre qui sotto appunto che sono felice di leggere le vostre idee. Intanto noi ci vediamo giovedì prossimo con un nuovo video. Ciao!